Per il pan di Spagna ci serviranno 4 uova, 150 g di zucchero, 110 g di farina, 30 g di cacao amaro e mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo. Quindi in una ciotola rompiamo le uova, sbattiamo bene le uova, aggiungiamo 150 g di zucchero, mettiamo anche la farina, 110 g, e il cacao amaro, 30 g. E aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci che corrispondono a 2 cucchiaini. Adesso questo impasto lo sistemiamo in questa teglia e lo allarghiamo per bene. È una teglia 35-35. L'allargo per bene con la spatola, quindi lo inforniamo e lo facciamo cuocere per 15 minuti a 170 gradi col forno ventilato. Mentre il pan di Spagna cuoce, prepariamo la crema di farcitura. Ok, queste sono 150 g di torroncino, ok, quello bianco dentro col cioccolato fondente fuori, e lo trito. Faccio pezzetti piccolini. Montiamo la panna, che deve essere ben fredda, ricordatevi sempre quando montate la panna. Aggiungiamo 250 g di mascarpone alla panna montata. Adesso aggiungiamo il torrone e anche la crema di farcitura è pronta. Passato il tempo, tirate fuori il pan di Spagna dal forno, lo lasciate completamente raffreddare. Ok, la crema ce l'avete pronta, so che è questione di 5-10 minuti. Quindi tiriamo fuori il pan di Spagna dalla teglia, togliamo la carta forno, quindi appoggio sopra il pan di Spagna un altro foglio di carta forno e giro. Vedete? È un pan di Spagna a tutti gli effetti, quindi adesso lo possiamo tagliare. Tagliamo delle forme che ci serve. In questo caso la mia idea è di fare una torta rettangolare, quindi taglio 3 strisce della stessa misura. La prima cosa che faccio è gli do un pochettino una leggera rifilata, appena i bordi, così prendo meglio le misure. Quindi facciamo 3 strisce della stessa larghezza. Taglio sempre aiutandomi con il righello. Le 3 strisce uguali. La bagna. Sono circa 80 ml di acqua e 80 ml di rum, però lo potete fare un po' meno alcolico se non vi piace, potete sostituire questa bagna con il latte, potete fare una bagna di acqua zuccherata. Quindi iniziamo. Mettiamo la prima striscia di pan di Spagna sul vassoio e con il pennello inzuppiamo, oppure con un cucchiaio se volete. Ho bagnato leggermente il primo strato di pan di Spagna, quindi metto la crema nella sac à poche e vado a farcire con tutti i ciuffetti. Un'altra striscia di pan di Spagna sopra. Zuppiamo. Ok, mettiamo la terza striscia. Terminiamo con la bagna. Io direi di mettere un po' di panna così proprio. Ok, diamo una livellata alla crema. Vi ricordate quei pezzettini che ho ritagliato intorno al pan di Spagna e li mettiamo sopra?
E adesso decoriamo con ribes, fogliette di agrifoglio, e diamo una spolverata di zucchero a velo.